Arnold Schwarzenegger, il 7 volte vincitore del Mister Olympia, il bodybuilder più grande di sempre. La prima regola è fidarti di te stesso. E quello che intendo è che tantissimi giovani ricevono un sacco di consigli dai genitori, dagli insegnanti e da tutti. Ma la cosa più importante è che devi guardarti dentro a fondo. Guardarti dentro a fondo e chiederti chi vuoi essere. Non cosa, ma chi. E intendo non ciò che vogliono che tu sia i tuoi genitori e i tuoi insegnanti, ma tu. Parlo di capire da solo che cosa ti rende felice, anche se agli altri può sembrare una follia. Cosa facciamo? Vai, uomo, spingi! Spingi! Forza, Giuseppe, forza! Ultimo! È appena passato Arnold Schwarzenegger. Non ci credo. Ho immaginato per esempio che mia madre sia tenuta in ostaggio con una pistola puntata contro e che se non finisco questa serie o se non spingo per un certo numero di ripetizioni la perderò. Prima ero il tipo che indossava sempre la felpa con il cappuccio per nascondere braccia, petto e in generale tutta la parte superiore del corpo, quindi è da lì che vengo. Ho provato cosa significa essere ignorato, essere preso di mira, essere preso in giro. Mi chiamo Giuseppe e ho una missione: esplorare gli angoli più remoti del pianeta per incontrare custodi di segreti antichi, donne e uomini con storie straordinarie e vite capaci di ispirarci e farci vedere il mondo con occhi diversi. E a ognuno di loro porrò la domanda più importante di tutte: che cos'è per te la felicità? Una domanda così potente da svelare l'essenza più profonda dell'umanità. Benvenuti nel progetto Happiness. Non è difficile capire perché Los Angeles sia chiamata la città dei sogni e dei muscoli. Non per caso, infatti, è la città con più bodybuilder al mondo. Principianti alla ricerca di una trasformazione, campioni che hanno fatto del corpo il loro mestiere e persone che a volte finiscono intrappolate nelle loro stesse ossessioni. Per alcuni diventa libertà, per altri invece si trasforma in una prigione. Ma in ogni ripetizione e in ogni goccia di sudore si nasconde sempre la stessa domanda: fino a che punto siamo disposti a spingerci oltre per essere felici? Ma c'è una palestra molto speciale in cui ogni bodybuilder del mondo sogna di allenarsi almeno una volta nella vita: la Gold Gym, la mecca del bodybuilding. Esattamente qui, nel 1965, Joe Gold aprì un capannone pieno di pesi grezzi e di macchine che aveva costruito con le sue mani. Aveva capito prima di tutti che i suoi attrezzi servivano non solo a tenersi in forma, ma a scolpire il corpo come un'opera d'arte. Non poteva immaginarsi che stava dando vita a una leggenda. Tra queste mura si è scritto il destino di intere generazioni: Arnold Schwarzenegger, Jay Cutler e Ronnie Coleman, campioni che hanno trasformato il loro corpo in icone. Oggi la Golds è una catena con più di 700 palestre in 28 paesi, milioni di iscritti e un brand globale che ha portato la cultura del fitness ovunque. Ma l'autentica, la leggendaria, è solo questa di Venice Beach, l'unica dove principianti e giganti si allenano fianco a fianco con la stessa ossessione negli occhi. Come Joshua, ex Marine, 2 volte Mister Universo Musclemania e orgogliosamente natural, ovvero compete senza prendere steroidi. Uno di quei rari atleti baciati dalla genetica. Proprio lui accetta di portarci dentro il suo mondo senza filtri, ma con regole ben precise. Wow, eccoci, è qui. Questo è il paradiso del ferro, la mecca del bodybuilding, Gold Gym Venice. Tutte le leggende... Quanta storia, amico. Qui si è scritta tanta storia. Questa è casa. E una cosa che cerco di ricordare è che ovviamente chi guarda da fuori vede questo posto come l'apice del bodybuilding. Questo è il posto in cui vieni per vivere la cultura del bodybuilding e tutto ciò che ne è scaturito grazie a persone come Arnold, o sai, le leggende. E ogni giorno in cui posso allenarmi qui è un privilegio, è un onore. E anche se posso venire qui tutti i giorni, ogni volta che voglio, è solo
non ne ha mai sminuito il valore. Tratto tutto qui dentro, tratto l'attrezzatura, tratto questo spazio come qualcosa di sacro, perché in fondo questo è un tempio. Quindi quello che ti chiederò è di rispettare tutto qui dentro. Adesso faremo questo allenamento. Vorrei che tu seguissi la mia guida, perché per te è tutto nuovo, io ti farò passare l'inferno. Ma ti piacerà e ne trarrai qualcosa. Voglio vedere. Facciamolo. Andiamo, dai. E il borsone invece? Sempre così grosso? Porto sempre con me la mia attrezzatura e la mia borsa da palestra. Ok. Ovunque vada. In diversi momenti tirerò fuori da questa borsa alcune cose che mi Un aiuteranno. borsone magico. La borsa magica, Mary Poppins. Sai che cos'è? Sì, certo. Sì. Sai che cos'è il pre-workout? Ti aiuta a spingere di più. In pratica sì. Serve per l'energia, soprattutto la mattina presto come adesso, quando ancora sto cercando di svegliarmi. La caffeina e gli altri ingredienti aiuteranno con il pump muscolare. Aiuterà il flusso sanguigno, la concentrazione e l'energia. Questa sarà la versione da bodybuilder di un espresso. Qui dentro ci sono 200 mg di caffeina. Ho anche quello che si chiama glicerolo. È una specie di trucco segreto per avere semplicemente un pump migliore. Oh, ok. Vedrai. Perché lo proverai con me, vero? Certo. Sembra uno spacciatore. Un tappino di questo glicerolo per massimizzare quel pump. Sei carico? Sì. Sono carico anch'io. Diamogli una rapida shakerata. È tutto quello di cui hai bisogno. E poi lo butti giù tutto d'un fiato. Amico, questo pump ti colpirà come un treno. Davvero? Fidati di me. Buttalo giù al volo. È buono. Buono, eh? Allora, abbiamo preso il pre, abbiamo la panca, siamo qui nella zona dei manubri, stiamo per iniziare. Quello che mi piace fare è, ogni volta che inizi un allenamento, non devi buttarti subito sui pesi pesanti, devi prima scaldare il corpo, perché se ti butti subito su qualcosa senza riscaldamento rischi di farti male. Quindi quello che mi piace fare sono almeno 2 serie di riscaldamento, svegliare il muscolo, fargli arrivare un po' di sangue. Fargli sapere ciò che sta per arrivare. Ok. Preparati per i pesi più pesanti e poi iniziamo con le serie vere e proprie. Praticamente parli con i muscoli. Sì, io parlo ai miei muscoli. Davvero? Sono in costante comunicazione con loro per tutto l'allenamento. Mi sa che il pre-workout sta facendo effetto. Assolutamente, stavo per dirtelo. So che il pump sta già arrivando. Già. Forza! Spingi! Va bene. Ce la faccio! Spingi! Spingi! Attento. Mi piace il fatto che tu sei qui dietro a motivarmi, altrimenti avrei mollato prima. Molto prima. Questo è il valore di un compagno di allenamento. Già. Puoi sempre tirar fuori almeno qualche ripetizione in più quando hai qualcuno che ti spinge. Spesso la nostra mente pensa che non abbiamo più energie da tirar fuori. Ma poi qualcosa di tanto semplice come io che ti dico puoi fare un'altra ripetizione o dammene altre 3. È sufficiente per farti spingere e scavare dentro di te per tirar fuori quella spinta in più. A volte è tutto ciò che ci vuole, qualcuno che crede in te. Dai, campione. Dai. Di prima mattina. Dai che ce la fai. Ce la faccio, amico. Facciamo. Senza di me non ce la fa. Facile. Facile, fratello. Sì, amico. Sì. Chi è Mister Olimpia qui? Chi è Mister Olimpia? Ce la faccio. Sì, amico. Ce la faccio. Altre 2, perché no? Sì, io direi 3. 3. Sì, amico. Sì, amico. Ce l'hai, ce l'hai. Dai che ce l'hai. Dai che ce l'hai. Un'altra? No, così va bene. Ok, ok. Oh, amico. Grande, grande. Mi hai dato una bella carica. Grazie, fratello. Wow. Beh, mi è piaciuta la tua faccia. Sembri arrabbiatissimo, sembri quasi sì. un pazzo. Perdo il controllo, non me ne preoccupo Giuro, nemmeno. cambi. È molto interessante quello che dici, perché ovviamente qui siamo nel tempio dell'ego. Oh sì, lo siamo. Sai, qui punti solo ad avere un bel aspetto, a sembrare figo, più forte. Sì. Eppure a te sembra che non ti importi quanto diventi brutto, di quanto diventi bestiale la tua faccia, perché sei concentrato. Sì, è un modo
Lo so che forse sembra non aver senso, ma è un modo per togliere te stesso dall'equazione. Qui dai tutto te stesso, ma in un certo senso ti tiri fuori per poter inseguire questa passione, per migliorare te stesso. È questo che intendo. Non mi preoccupo di come sembro. Sono completamente dentro e completamente fuori allo stesso tempo. Mentre cercavo di non svenire sotto i pesi che mi dava Joshua, intravedo una sagoma semifamiliare, anche se pensavo di aver avuto le visioni. E invece... Devo solo sentire un po' il movimento. Tutto qui. Che succede qui? Come va, fratello? È appena passato Arnold Schwarzenegger. Non ci credo. Non ci credo. Ancora oggi, ogni volta che lo vedo spingere qui con noi, mi ricordo che sono qui, nel posto in cui quelle leggende hanno plasmato questo sport e l'hanno portato sotto i riflettori fino a farlo diventare quello che è oggi. Sei davvero in un posto in cui puoi diventare grande. E non solo necessariamente perché è questa palestra, ma perché sei al cospetto della grandezza. E vederlo è sempre una motivazione per me. Immaginatevi vedere il vostro idolo, la vostra leggenda, passare a fianco a voi ogni giorno a lavoro, in ufficio, come questo, e avere così tanto rispetto di lui da non chiedere neanche consigli sul lavoro che condividete. Questo ragazzo mi sta sorprendendo sempre di più perché ha un'etica nel suo lavoro incredibile, straordinaria, e sono felice di condividere questa avventura insieme a lui. Dai, piano e controllato, piano e controllato. Forza, amico. Forza, amico. Spingi. Ecco fatto. Oh. Sembra quasi che ti piace il dolore. Lo adoro. C'è bellezza nel dolore. L'unico modo per crescere è attraverso il dolore, attraverso la sfida. Quindi, quando abbracci lo stile di vita del fitness, è come se firmassi sulla linea tratteggiata dicendo: sto scegliendo di accettare il dolore, di accoglierlo, perché senza di esso non può esserci crescita. Quindi devi imparare ad amarlo. Cosa c'è oltre il dolore? Svolta. Crescita, illuminazione. Legami. Fratellanza, amicizia. Queste sono le cose che trovi dall'altra parte del dolore. Ed è per questo che spunta il sorriso. Ed è per questo che rido. È per questo che sono qui, amico. Ci siamo, vai. Vai. Controllali, amico. Non lasciare che i pesi controllino te. Vai. Ok, eccoci. Resisti. Lotta contro di me. Lotta. Ancora una. Lotta. Resistimi. Non farmi scendere. Sono andato su un altro livello, Oh sì. su un altro pianeta. Dove sei andato? Non lo so. Ho visto le stelle. Oh sì. Sì, amico. Già. Ma cosa pensi quando non vuoi mollare? Ci sono certe motivazioni a cui attingo. Una di queste, probabilmente la più drastica, non sto mentendo. Ho immaginato, per esempio, che mia madre sia tenuta in ostaggio con una pistola puntata contro e che se non finisco questa serie o se non spingo abbastanza, allora la perderò. Wow. Sono arrivato a questo punto. Wow. Di solito è così quando faccio gambe, perché mi spinge a dare il massimo. Mi sta uccidendo. Ci sono dei momenti durante gli esercizi che mi pento di aver deciso di raccontarvi questa storia, ma in realtà grazie a lui, grazie alla sua motivazione, grazie al fatto che lui sia lì a credere che io ce la possa fare, riesco ad arrivare fino alla fine dell'esercizio. Ma ci sono delle volte in cui vedo le stelline, mi manca il sangue al cervello, sento quasi di svenire. Però davvero la soddisfazione alla fine dell'esercizio è tantissima.
Quando questo mondo è nato negli anni 60 era pensato esclusivamente per gli uomini. Invece oggi la scena è completamente cambiata. Vedi donne dappertutto, che sollevano, posano e si trasformano. Donne che si riprendono uno spazio che per anni gli è stato negato. Penso che essere una donna in questo ambiente mi aiuti a imparare che posso prendermi il mio spazio. In una società in cui ci hanno sempre insegnato a farci più piccole, costruendo muscoli e sentendoti forte, ti riprendi il tuo spazio. E penso che questo si traduca anche in altre aree fuori dalla palestra. Hai più fiducia, sapendo di aver lavorato per qualcosa che hai conquistato, no? E questo costruisce fiducia ovunque nella tua vita. Sono venuta qui con l'intenzione di sentirmi intimidita da persone che sono più forti di me. E questo mi ha spinto più in là di quanto immaginavo. Sei immersa in tutto questo. Sono stata in mezzo alle celebrità. Tipo, oh mio Dio, c'è Jay Cutler oppure Charles Glass. Li conosci perché leggi di loro, li vedi sui social. Quindi, quando ti trovi qui al loro cospetto, perché non dovresti impegnarti di più, spingere di più? Mi sento come una guerriera donna, in un certo senso. E perché hai sentito il bisogno di allenarti? Perché ti sei concentrata, diciamo, sulla tua muscolatura? Dentro di me ho sempre saputo chi ero. E quindi volevo davvero dimostrare a me stessa che la persona che vedo qui dentro in realtà vive qui. Capisco. Quindi è per questo che l'ho fatta. E che cosa vedi quando ti guardi allo specchio? Forte, capace, resiliente, instancabile. Sono qui ogni giorno. Ogni mattina alle 7 sono sempre qui. Sia una brutta giornata, una buona giornata, una giornata triste, qualunque cosa sia, questa è la mia medicina. Vengo qui, medito, mi sento bene e inizio la giornata in modo molto più positivo. Adoro vedere donne forti. Adoro vedere donne che si spingono davvero al limite. È la mia cosa preferita. Qui dentro capisci subito una cosa, niente arriva per caso, perché ogni corpo è frutto di anni di sacrificio, sudore, ripetizioni. State pensando alla stessa metafora che sto pensando io? È un po' come quando metti da parte i tuoi soldi. Non ha senso farlo tutto in un giorno, ma ha senso farlo ogni giorno. E io faccio lo stesso con Scalable. Io per esempio ho scelto di attivare un piano di accumulo in ETF. Ogni mese risparmio una piccola cifra che viene investita automaticamente su tante aziende diverse di tutto il mondo. Questo mi permette di far crescere i miei risparmi nel tempo diversificando e quindi riducendo i rischi. E rispetto ad altre piattaforme, Scalable è molto intuitiva, ha anche commissioni bassissime e puoi iniziare con qualsiasi cifra, anche solo €1. E se vuoi davvero capire come funziona o come puoi crearti una rendita nel tempo, sotto al video ti ho lasciato un link in cui puoi trovare un corso gratuito sugli ETF creato proprio da Scalable. Insomma, non serve essere un esperto di finanza per creare qualcosa di importante, serve fare il primo passo, un po' come in palestra. Voglio far capire un attimo alla gente le proporzioni, capisci? Sì, la stazza, la differenza di stazza. Sono 2,6 metri. 6 piedi e 9. Oh mio Dio! 265 libbre, 120 kg. Ti alleni qui tutti i giorni? No, 4 giorni alla settimana. È importantissimo ricordare che dietro a molti corpi che vediamo qui ci sono spesso sostanze che accelerano la crescita muscolare, che permettono di raggiungere volumi e definizioni impossibili naturalmente. Ovviamente sono scelte personali, però è molto importante sottolinearlo, perché se non lo diciamo rischiamo di creare aspettative impossibili sui ragazzi che guardano questo video, sui ragazzi che vogliono, desiderano diventare come questi ragazzi, queste ragazze. Ecco, non sempre è un risultato naturale ed è giusto ricordarlo. Ehi amico, ma secondo te che percentuale delle persone qui intorno pensi che faccia uso di steroidi? Oh, amico. Onestamente parlando, dai. Beh, in questo sport sicuramente più della metà, più del 50% delle persone, direi, fa uso di farmaci o steroidi. E come fai a capire se una persona usa steroidi? Perché se ti guardo potrei pensare che anche tu stai usando steroidi. Io non ho mai preso nulla di tutto questo in tutto il tempo in cui mi sono allenato. Le persone che prendono steroidi, se hanno una brutta reazione, si riempiono di brufoli. Sulla schiena, sulle spalle, sul petto, ovunque. Ci sono poi aree muscolari specifiche che possono indicare, tipo, se qualcuno ha trapezi enormi, il muscolo trapezio, oppure spalle tonde e piene,
deltoidi bombati davanti e dietro. E sembra quasi artificiale. Io do sempre il beneficio del dubbio. Già. Perché so come ci si sente quando la gente mi guarda e pensa che io sia dopato e cercano di sminuire il mio lavoro duro. Capisco, ma per te è una cosa buffa o quasi piacevole quando qualcuno ti dice tipo sembra che usi steroidi? È il complimento più grande che si possa fare, perché se pensi che questo non si possa ottenere in modo naturale e non riesci nemmeno a immaginarlo nella tua testa, allora quella è la prova del mio duro lavoro. Ma di sicuro qui dentro ci sono persone che prendono steroidi. Senza dubbio. Beh, che dici? Chiediamo a qualcuno. Perché no? L'uso di steroidi in America sta diventando un fenomeno preoccupante e una delle ragioni è molto semplice. Appena oltre il confine in Messico, molti anabolizzanti si comprano legalmente senza ricetta. Ovviamente un accesso così facile alimenta un mercato enorme e attira atleti di ogni età alla ricerca di scorciatoie. Ti fanno sentire bene, ti rendono molto più forte se segui la giusta alimentazione. Se quella non è del tutto a posto, non rispondono bene, devi riposare e sapere i dosaggi giusti per te. Per me è solamente un supporto. E in questo circuito è quello che devi fare per essere competitivo. Io li uso solo per gareggiare. Solo gareggiare. Se non competi in questa federazione, non usarne. A meno che non te lo prescriva un medico o un professionista. Cosa pensi tu delle persone che usano gli steroidi solo per motivi estetici? Cazzate. Sono cazzate, non dovrebbero prenderli. Se non gareggi, non prenderli. Se non hai un problema medico, non prenderli. È semplice, non ha senso. Qual è il senso? Io sono un atleta, capisci? E devo usarli, perché quando competo voglio avere l'aspetto migliore possibile sul palcoscenico, capisci? Ma oggi, nella società in cui viviamo, i social media spingono fortissimo, davvero troppo, per farti arrivare ad avere un bell'aspetto in fretta. E i più giovani, le nuove generazioni, stanno usando troppe sostanze dopanti perché vogliono avere un bell'aspetto, vogliono assomigliare ai loro influencer preferiti subito. Non si prendono il tempo per godersi il processo, perché il bodybuilding è questo, mangiare, allenarsi, ma devi goderti il processo perché è una maratona. Oh mio Dio. Quanti anni hai? 44. Wow. 44, Wow. sì. Un vecchietto. È un aspetto incredibile. Già. Sei così a 44 anni. Sì. Hai ottenuto questo fisico in modo naturale? No, faccio una terapia sostitutiva al testosterone, quindi sono cresciuto in case diverse, comunità, casa famiglia, ti parlo degli anni 80 e 90. E mentre molti dei ragazzi con cui sono cresciuto facevano un sacco di stupidaggini, rubare, comportarsi da idioti, capisci? Io ho iniziato a frequentare la YMCA, ho iniziato ad allenarmi, a guardare questi tipi più grossi pensando, amico, se divento grosso come loro, la gente smetterà di bullizzarmi, prendermi in giro, cose così. Quindi il mio percorso è iniziato molto presto, da adolescente. E poi ovviamente è stato un percorso accelerato nella mia crescita come persona, sai, anche a livello professionale. E anche semplicemente, sai, come essere umano. Voglio dire, inseguivo la longevità, inseguivo lo stile di vita. Mi sono innamorato di questa passione, del percorso. E una volta che vedi i risultati in qualsiasi cosa nella vita, diventa una dipendenza. Quindi il fitness e la salute mi hanno insegnato a inseguire quella dipendenza in tutto ciò che faccio. Quindi non solo nei risultati in palestra, ma come diventare una persona migliore, come diventare un imprenditore migliore, un partner migliore, sai, come figlio. E magari come padre, un uomo di famiglia, sì. Sono qui da 25 anni ormai. E quindi penso che, sai, questo è un posto in cui vogliamo essere la persona più grossa, più forte, più ammirata. Ma credo che fermarsi ogni tanto e conoscere una persona a livello personale sia qualcosa di cui abbiamo bisogno oggi più che mai, soprattutto nel mondo in cui viviamo. Dietro molti di questi muscoli, però, c'è una storia che non si vede. C'è un bambino che aveva paura, che veniva preso in giro e che non si sentiva abbastanza. E allora ha iniziato in qualche modo a costruire un'armatura. Il bodybuilding per molti nasce così, come un modo per proteggersi, per poi diventare la versione forte di quel bambino che nessuno aveva difeso. Forza allora. 3, 2, 1. Grazie mille. E anche se io posso illudermi di allenarmi per qualche ora con Mister Universo, ogni bodybuilder ha un compagno vero. Qualcuno con cui sa di potersi allenare fino allo stremo per superare insieme i propri limiti. Sì. Grazie. Di niente. Grazie, fratello. Oddio. Il punto è che senza uno spotter, un compagno di allenamento, mi sarei fermato a 8. Sarebbe finita a 8 ripetizioni. Ma dato che lui è qui, riesco a spingere oltre quella soglia e a coinvolgere davvero al massimo il muscolo.
Ok, andata. E in palestra arrivo al cedimento in continuazione, anche qui dentro, spaventa chi non è abituato, tipo me. Arrivo al cedimento in panca con, 4 dischi e faccio scorrere il bilanciere giù sul corpo e poi lo butto a terra. E la gente sta lì, questa è una cosa terribile. Io, è normale, è semplicemente... Già, io vado avanti finché non ce la faccio più e poi butto giù il peso. Qual è secondo te il vero segreto nel vostro lavoro? Essere costante e dare quello che hai in quel giorno, tutti i giorni, è molto meglio che cercare di essere perfetto in modo discontinuo. Se potessi stare costantemente all'85% per 10 anni, starai molto meglio di una persona che per 6 mesi conta ogni caloria e fa tutto in modo perfetto e poi molla perché lo odia. Quindi se crei uno stile di vita che ami, a cui è facile attenersi con costanza e ti godi davvero quel processo, lo porterai avanti più a lungo degli altri ed è lì che arriva il successo. Quindi se riesci a migliorare la tua disciplina nella palestra, migliori anche nel lavoro, nel modo in cui ci sei per i tuoi figli e per la tua famiglia. È semplicemente allenarsi e esserci. E capisci cosa intendo? Per esempio, negli ultimi 10 anni mi sono successe un sacco di cose che non erano sotto il mio controllo. C'è stato un uragano che ha distrutto l'attività e la casa dei miei genitori. Mio padre è morto per un tumore al cervello. Mi sono infortunato, ho perso la mia carriera nello sport. Nessuna di queste cose è sotto il tuo controllo, ma presentarti qui e lavorare sodo, quello lo è sempre. Quindi quando tutto è caos, c'è un'ancora che è come un pilastro lungo tutta la tua vita, che non se ne va mai. Sai che per 2 ore al giorno hai completamente il controllo e sai esattamente come andrà. Quindi il fitness non è solo... è buffo. Il fitness non è solo fitness, amico. Il fitness è vita. Per me è tutto, amico. Si stanno creando questi momenti magici in cui Joshua si confronta con altri colleghi, con altri bodybuilders e non possiamo fare altro che ascoltare, perché e lì si crea la magia. Si capisce che questo non è soltanto uno sport, questa non è soltanto una palestra. Questi ragazzi prendono il bodybuilding, la trasformazione del loro corpo come una metafora della vita. Dietro ognuno di questi ragazzi e ragazze c'è una storia che li ha portati qui a trasformare il loro corpo, a renderlo più bello possibile, più grande possibile. Per alcuni è superare le proprie insicurezze, per altri è celebrare il proprio corpo, però ognuno di loro è qui con una missione ed è bello scoprirla. Il tuo petto, come dicevi, penso che sia il tuo migliore attributo. Questo è semplicemente assurdo. Sì, le inserzioni muscolari, sono una benedizione. Ancora 2. Dai. Sì, amico. Sì. Adesso li hai più o meno come i miei. Esatto. Più o meno. Il vero allenatore qui sei tu. Lo so. Sei tu che mi stai allenando. Certo. Mentre provo in qualche modo a impressionare Joshua, sento addosso la storia di tutte le foto appese alle pareti e mi viene spontaneo chiedermi: ma com'era davvero tutto questo al principio? E in questa palestra c'è ancora qualcuno che se lo ricorda come fosse ieri. Joe Gold venne da me e disse: apprezzo davvero il modo in cui hai curato il mio nome. Io gli risposi: signor Gold, per me è stato un onore fare quello che ho fatto. E gli dicevo sempre: in Golds we trust. E lui rideva sempre per questa cosa, era davvero un bravo uomo e amava il bodybuilding. Caspita, alla World Gym a quei tempi niente musica. E io gli dicevo: perché non mettiamo la radio? E lui rispondeva: perché ti distrai dall'allenamento, devi concentrarti, non voglio musica nella mia palestra. E si assicurò che fosse davvero così. La Gold Gym di Venice era la mecca dei bodybuilder, perché se eri un bodybuilder professionista all'epoca dovevi venire qui ad allenarti. Non c'era internet, non c'erano i social. La Gold di Venice era una sorta di Disney World del fitness. Così ogni marca di attrezzi finiva dentro questa palestra. Avevamo centinaia di fornitori. Ogni anno installavamo attrezzature da milioni di dollari e questa palestra veniva usata come banco di prova per ogni attrezzo. Così loro potevano allenarsi sui loro macchinari e i produttori potevano vedere quanto reggevano e quanto valevano.
Molti dei feedback arrivavano dai bodybuilder professionisti, dagli atleti e dalle celebrità che venivano qui. Ci dicevano questa è una gran macchina oppure questa non va bene, qualunque cosa fosse. Tu dici che questa era la Mecca. È ancora la Mecca secondo te o no? Oggi è un tipo diverso di Mecca. È più un posto da influencer, ma è comunque considerata la Mecca del bodybuilding. Il bodybuilding era molto importante negli anni 80 e 90, qui oggi non è più così centrale. Ogni wrestler della WWE veniva qui ad allenarsi, Hulk Hogan, The Undertaker, persino la famiglia McMahon veniva qui. Così tutti avevano la possibilità di incontrare tutti ed imparare. Imparavano, ma le storie più belle sono quelle in cui per esempio Hulk Hogan entrava e si allenava con una persona che non aveva un soldo, ma per via della complicità che c'era non importava chi fossi, tutti erano uguali. Questa sessione infinita di allenamento non poteva che finire qui, nella sala delle pose, il luogo dove ogni bodybuilder dà finalmente vita alla statua che ha scolpito, provando e riprovando la coreografia che poi porterà sul palco durante la gara. Nella borsa da palestra tengo sempre circa 3 slip da gara, nel caso mi venga voglia di posare. Oppure ovviamente durante la stagione di preparazione. Per esempio questo è il paio che ho usato al mio ultimo show, si chiama Black Panther. Wow. E questi sono probabilmente i miei preferiti, proprio perché non sono di un nero semplice, hanno un tocco di design. Risaltano. Sì. Così ti attirano un po' di attenzione quando sei sul palco. E soprattutto con quelle luci brillano un po'. Quindi sì, sono fantastici. E tu ti senti a tuo agio con questi? Lasciamo perdere. Immagino che questa sia la parte migliore dell'allenamento, giusto? E, ovviamente quando ti alleni non solo per i benefici interni, ma da bodybuilder anche per la bellezza esterna e l'estetica, hai una certa sensibilità per la bellezza fisica. E quando sei pompato i muscoli sono pieni di sangue e l'effetto visivo è bellissimo. Quindi sì, vuoi poter visualizzare, vedere e ammirare i progressi che stai facendo. Molti di noi vengono da un sacco di insicurezze. Non tutti, ma se sei in palestra e stai lavorando su te stesso è perché in qualche modo, in qualche aspetto, non sei soddisfatto di come appari o della tua salute. Oppure magari qualcuno lo fa semplicemente perché si diverte, ma stai lavorando su te stesso per migliorarti. Il che significa che non sei contento di dove sei ora, cosa che non è necessariamente negativa. Devi avere quegli obiettivi ben chiari per voler diventare migliore in qualsiasi ambito. Nel nostro caso avviene allenandoci in palestra. Questa è la nostra forma di espressione, capisci? Wow, amico! Sì, questo è tutto, amico. Perché il posing è così importante per te o per qualsiasi bodybuilder? Puoi avere tutta la massa del mondo e sembrare incredibile, ma se non sei in grado di presentare il tuo fisico in modo estetico e artistico, non avrai successo. Non solo, il posing tira fuori un tipo di bellezza diverso dal semplice avere un sacco di muscoli. È questo che intendevo quando parlavo di scolpire e modellare i ventri muscolari e del fatto che i solchi e le forme derivano proprio dal posing. Quindi potrei andare là fuori e ti faccio un esempio. Un bodybuilder tipico, in linea generale, perché lo vedo nello sport, qualcuno che non dà molta importanza al posing, sembrerà molto robotico nella presentazione. E questo perché non ha fluidità. Sì. Non ce l'ha dentro perché non l'ha praticato abbastanza. Quindi salirà sul palco e conosce solo le pose obbligatorie, che sono tipo il front double biceps, il side chest, il back double biceps e l'abs and thigh. Ma le eseguirà senza finezza. Devi essere elegante. Anche quando cambi posizione. Le transizioni. Dovrebbe sembrare quasi una danza. Front double biceps. Ora sistemo le gambe, contraggo i bicipiti femorali, mi metto dritto. Non dovrebbe sembrare così. E quando ti guardi allo specchio ti piaci? Certo. Sì? Sì, certo. Come ti dicevo, vengo da un sacco di insicurezze. C'è stato un periodo in cui indossavo dei pantaloni della tuta sotto altri pantaloni della tuta perché praticamente non avevo gambe. Mi concentravo solo sulla parte superiore perché ero quel classico tipo, sì. Mi interessavano solo le braccia, petto e la parte superiore del corpo e odiavo allenare le gambe. Adesso è diverso. Ma all'epoca odiavo il fatto di non avere una parte inferiore del corpo di cui potessi dirmi soddisfatto. Quindi la nascondevo. E ancor prima indossavo sempre la felpa con il cappuccio per nascondere le braccia, petto e in generale tutta la parte superiore del corpo, quindi è da lì che vengo. Ho provato cosa significa essere ignorato, essere preso di mira, preso in giro, deriso per il fatto di essere solo uno piccolo. Non mi prendevano sul serio.
e di quella situazione ne ho avuto abbastanza già da ragazzo. Ricordo che un giorno ero letteralmente sulla mia PSP, la mia PlayStation portatile. Ho cercato online e ho scritto come faccio ad ingrossare le braccia, perché ero il classico bro. E c'era scritto allena i tricipiti perché sono i 2/3 del braccio. Da quel giorno, amico, mi sono allenato con i manubri di mia madre a casa, che saranno stati da 4,5 kg. Quindi usavo quelli, facevo estensioni per i tricipiti ogni giorno, piegamenti tutti i giorni, cercando solo di fare qualcosa. Poi sono entrato alle superiori e per fortuna la mia scuola aveva un corso di sollevamento pesi e una squadra. E lì me ne sono innamorato ed è tutto quello che mi interessa. Non avevo mai passato così tante ore dentro una palestra. E ovviamente tra le 1000 luci, lo sforzo e il rumore della ghisa che sbatte costantemente, mi sento provato, però felice. Felice perché ho la sensazione di aver sfiorato davvero l'essenza del bodybuilding grazie a tutti i ragazzi e le ragazze che oggi si sono aperti con me, regalandomi una visione profonda e sincera di questo angolo di mondo. E mentre la giornata finalmente rallenta, capisco che è il momento perfetto per fare a Joshua la domanda che aspettavo da tutto il giorno. Dopo tutti questi giorni insieme, mi hai aperto il tuo mondo. Sono davvero curioso di sapere che cos'è per te la felicità. Che cos'è la felicità per me? Direi che ha a che fare con un senso di appartenenza interiore. È guardarmi allo specchio e non riconoscere semplicemente il muscolo, ma la disciplina, la preghiera, le ore, i giorni, gli anni di sacrificio che ci sono dietro. E questa è felicità. È riconoscere chi sono diventato grazie a tutto questo. Non sto semplicemente costruendo un fisico, sto costruendo carattere, resilienza. È una storia che so per certo essere di ispirazione per gli altri. Direi che la perfezione fisica non è l'obiettivo e non dovrebbe esserlo per nessuno, perché in questo stile di vita semplicemente non esiste. Forse negli occhi di chi guarda un altro, ma per il singolo no. E anche se per caso esistesse, non saremmo in grado di mantenerla. Questo fa sorgere una domanda in me. Quali sono le caratteristiche di Dio? Pace, amore, gioia, dolcezza, bontà, fedeltà, autocontrollo. Queste sono cose raggiungibili e mantenibili, ma solo attraverso di Lui. Che importa di quanto bene appari fuori, amico, se dentro la tua anima è marcia? E attraverso questo stile di vita puoi sviluppare queste caratteristiche in modo naturale, perché il bodybuilding ti insegna questo. Questo stile di vita te lo insegna, in tutto quello che hai imparato, in tutto ciò che ti ha costretto a capire e ad accettare. Ti insegna la pazienza, la disciplina, l'importanza di prenderti cura di te stesso, di volerti bene. E quando ami te stesso, solo allora puoi amare davvero gli altri. Questa è felicità. E credo anche che questa possa essere, per certi versi, addirittura l'essenza del bodybuilding. Ognuno cerca in questo sport qualcosa di diverso. C'è chi costruisce un'armatura, chi cerca controllo, chi cerca rispetto e chi cerca semplicemente un posto dove non perdersi. La palestra infatti diventa un punto fermo in una vita piena di incertezze, un luogo dove lavorare sodo per trasformarsi nella propria versione migliore. E forse la felicità qui non è diventare perfetti, ma riuscire finalmente a guardarsi allo specchio e riconoscersi davvero.